L'inizio della Caritas in Veritate dice che la carità nella verità è una grande forza propulsiva dello sviluppo, ma non si ferma qui. Dice che la carità nella verità è la persona di Gesù, figlio del Padre, amore, verbo del Padre, logos. In questo senso, subito dalle prime righe della Caritas in Veritate si capisce che il punto di riferimento, la realtà sulla quale mettere lo sguardo per parlare dello sviluppo dell'uomo, di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, è la persona di Gesù, che ha detto di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. La via, quindi la strada, e lo sviluppo è una strada, lo sviluppo è un percorso. La verità, cioè la certezza sulla quale ci si può appoggiare per fare un passo. E la vita, a ben pensarci, è l'espressione sintetica di tutto ciò che desideriamo. Cos'è che desideriamo? Vivere intensamente, vivere pienamente, avere la vita nella sua pienezza. Ecco, la Caritas in Veritate parla dello sviluppo fino alle declinazioni più specifiche: come deve essere organizzata l'aiuto ai paesi poveri, che cosa bisogna fare perché la finanza si risani. Quindi non trascura i particolari, ma li colloca dentro questo messaggio fondamentale. La persona di Gesù che ci testimonia, che ci documenta la carità nella verità fisicamente, nel suo essere vissuto e nel suo vivere oggi nella vita della Chiesa, come il punto centrale dello sviluppo. È una bella pretesa, ma è una pretesa che si offre alla nostra verifica. È una pretesa che si offre alla nostra libertà. Ci possiamo domandare: ma davvero la via allo sviluppo che è Gesù è una via che mi fa camminare? E uno può pensare a se stesso e può pensare a chi lo ha preceduto e può pensare a figure che hanno segnato la sua esperienza umana e domandarsi se davvero Gesù è stato una via per sé o per qualcuno che ha conosciuto. Io per esempio posso dire che Gesù sia la via dello sviluppo mi è chiarissimo nell'esperienza dei santi, e specialmente di certi santi che magari più di altri così hanno colpito la mia sensibilità. Penso a Madre Teresa, che ha creato un vero impero economico anche, un impero della carità, con un giudizio solo, chiaro, chiarissimo, che Gesù è la via. È attraverso Gesù che si ama il prossimo, non è sentimento. E per esempio, sempre con le parole di Madre Teresa, può essere reso così. Di fronte a un giornalista che le chiedeva come mai toccasse con tanta libertà un lebbroso, col giornalista che diceva io non lo farei neanche per $1 miliardo, Madre Teresa ha risposto: nemmeno io. Queste sono cose che non si fanno per $1 miliardo, ma quando le stai facendo, e le stai facendo, è per una ragione più grande. Ecco, questo dice un esempio di cosa può significare che Gesù Cristo, la sua persona, carità nella verità piena, sono la via, la forza, il motore, il contenuto dello sviluppo.